Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nell'edizione notturna della lettura del volantino della Lidl con i prodotti della Parkside. Questo è infatti il volantino con le uscite comprese fra il 2 e l'8 maggio 2022. Mettiamolo sul bancone e vediamo cosa ci propongono. Iniziamo. E allora andiamo direttamente a pagina 26 del volantino. Sulla parte sinistra troviamo tutta una sezione dedicata all'idropolitrice con alcuni prodotti nuovi e alcuni che già invece abbiamo visto. Quindi ritorna l'idropulitrice da 170 bar massima modello PHD 170B2 al costo di 129 euro. Si tratta di un'idropulitrice effettivamente potente. Io la utilizzo già da un po' di tempo e effettivamente mi ritengo soddisfatto perché ha una buona potenza e grazie agli accessori posso utilizzarla sia quando è necessario togliere dello sporco ostinato che quando mi serve un lavaggio su superfici un pochettino più delicate. Infatti c'è una spazzola rotante e abbiamo la possibilità di regolare la pressione in uscita dell'acqua. A proposito, in tanti mi chiedete, soprattutto sotto il video della recensione, durante il quale non ho specificato questo dettaglio, come si fa per far fuoriuscire la schiuma. Quindi nella parte posteriore c'è un serbatoio che va riempito con il prodotto specifico, che tra l'altro troveremo anche in dotazione, e la schiuma verrà erogata solamente quando la utilizzeremo a bassa pressione. Quindi quando utilizzeremo l'ugello che ci permette di regolare il livello di pressione, lo metteremo al minimo. In quel caso fuoriuscirà la schiuma, ci permetterà quindi di spruzzare il prodotto, la schiuma, sulla superficie che vogliamo lavare, dopodiché stringendo di nuovo l'ugello potremo erogare pressione al massimo e quindi rimuovere lo sporco. Considerate che questa idropulitrice può essere utilizzata sia collegata alla rete idrica oppure utilizzando una cisterna, un contenitore per l'acqua, perché ha la possibilità di risucchiare l'acqua anche se non arriva a pressione. L'importante è che il livello dell'acqua a cui sta aspirando sia posizionato più in alto rispetto alla stessa idropulitrice, gli faciliteremo il lavoro e in base alla distanza che ha comunque l'eventuale stagno o laghetto da cui tiriamo l'acqua, nel caso in cui sia a grande distanza anche poca pendenza può influire. Mi raccomando, se utilizzate questa idropulitrice per tirare acqua per esempio da uno stagno oppure una piscina, utilizzate dei filtri, altrimenti rischiate di far finire all'interno della stessa idropulitrice tutto ciò che è contenuto all'interno dell'acqua che state aspirando. Tra l'altro recentemente mi ha scritto un ragazzo chiedendomi informazioni ritenendo che la caratteristica di cui vi parlerò fra poco era un difetto, invece in realtà è normale e si tratta dell'avvio e arresto automatico alla pressione del tastino. Infatti è un sistema di risparmio energetico. Si avvierà il motore solamente quando premerete il tasto della lancia, consentendoci di mantenerla a riposo mentre non la stiamo utilizzando. Quindi molto apprezzato perché fa risparmiare sia l'energia elettrica che ovviamente l'usura dello stesso motore. In dotazione troveremo quindi l'impugnatura della pistola, dei ugelli, quindi quello standard vario, quello turbo, che serve per rimuovere lo sporco, quello più ostinato. Poi ci saranno l'ago per la pulizia dell'ugello, che mi raccomando non si nota subito perché è inserito nella parte alta, che serve appunto a disostruire l'eventuale ostruzione che impedisce la fuoriuscita dell'acqua dall'ugello, più ovviamente il raccordo per poterla collegare e il tubo da 10 metri che è già arrotolato nella parte posteriore. Invece per quanto riguarda le novità sempre legate all'idropulitrice, abbiamo qua un sistema antispruzzo per idropulitrice a 12,99 euro. Allora, qua da questa foto effettivamente non si capisce quale dimensione abbia. Io ho guardato su internet, lo chiamano sia antispruzzo che paraschizzi e in alcune immagini si vede questo oggetto di piccole dimensioni che va a coprire solamente la parte finale della lancia, quindi solo l'ugello finale. In altre immagini invece si vede che è grande, una sorta di campana che è dotata comunque di setole nella parte finale e quindi ci permette di spruzzarlo, evitando che nel caso in cui si colpiscano fughe o altre parti concave l'acqua possa finirci addosso o comunque possa sporcare tutto attorno. In questo caso lo ritengo utile perché svolge la doppia funzione, una funzione abrasiva grazie alle spazzole che ci aiuta a pulire, più la funzione appunto di mantenere il tutto chiuso là dentro e evitare che si sparga. Qua infatti specificano ideale per la pulizia di spigoli e angoli, protezione per spruzzi in plastica trasparente. Poi ci sono in dotazione anche degli adattatori e un dado di fissaggio. Non so però se questo sistema comunque sia compatibile anche con altri modelli di idropulitrici. Questo invece è un set di pulizia di grondaie e tubi, 10 pezzi a 34,99 euro. Allora anche su questo mi sono documentato e consiste in un sistema particolare che però in realtà dovrebbe integrare anche un altro pezzo che scorre all'interno delle grondaie, ma sia per questo che per questo comunque metterò delle immagini in sovraimpressione per far capire bene come funziona a chi non conosce questo articolo. Quindi grazie alla sua particolare forma è possibile agganciarlo sulla grondaia e un ulteriore accessorio, spruzzare dell'acqua scorrendo direttamente sulla grondaia e spostando man mano tutto ciò che trova al suo interno. Lo stesso identico articolo lo vendono anche di altri marchi, vi lascerò alcuni link per potervi fare un'idea sia dalle fotografie che vedrete che eventualmente dalle caratteristiche tecniche, perché qua sono stati un pochettino vari di informazioni.
Le uniche informazioni che leggiamo in queste caratteristiche tecniche sono quelle che può funzionare ad un massimo di 180 bar ed una temperatura massima di 60 gradi. In dotazione troveremo un tubo flessibile per pulizia 20 metri, un inserto per la pulizia delle grondaie, un filtro a chiusura per tubi, 4 ugelli per alta pressione, un ugello per la pulizia dei tubi e un adattatore per inserti per la pulizia delle grondaie, morsetto con guida per tubo flessibile. Quindi ipotizzo che debba esserci anche l'altro accessorio, altrimenti solo in questo modo non potrebbe funzionare. Per quanto riguarda invece il set di pulizia per tubi, dato che non parla di sturatubi ma semplicemente di pulizia, penso che il funzionamento sia molto simile a quello dello sturatubi, che praticamente ha una sonda nella parte finale che ci permette di spruzzare dei getti verso dietro più un getto nella parte frontale, quindi andando in avanti e scorrendo all'interno di un tubo porta verso dietro tutta la sporcizia. Ipotizzo che funzioni allo stesso modo, però non so se avrà la stessa pressione, se avrà lo stesso funzionamento o se è proprio lo stesso articolo, perché quello è uno sturatubi, ripeto, questo invece è un set di pulizia, ma non essendoci un'immagine che lo raffigura, obiettivamente non riesco a rendermi conto. Sulla pagina destra invece troviamo uno scarificatore arieggiatore elettrico, molto indicato per esempio per chi ha il prato all'inglese. Avrà una regolazione centralizzata della profondità su 4 livelli ed una posizione per il trasporto, e ci sarà pure un supporto da parete incluso, quindi per poterlo appendere. Allora, sinceramente io non so bene di cosa si tratti, so che gli arieggiatori per i prati si utilizzano appunto per i prati all'inglese. Guardando le caratteristiche tecniche però leggo qua dei valori che si riferiscono all'alimentazione e alla pressione, che corrispondono ai dati del set per la pulizia delle grondaie, quindi non vorrei che ci sia stato un errore di impaginazione, perché mi dice che funziona ad una massima pressione di 180 bar e una massima temperatura di 60 gradi, esattamente come questo. Quindi non so effettivamente come funzioni, ma gli arieggiatori, da quello che ho visto io, scarificatori, semplicemente fanno dei fori nei prati all'inglese, ma io non ho un prato all'inglese, quindi non l'ho mai utilizzato, sono ipotesi. Fatto sta che chi lo conosce eventualmente può darmi ragione o torto. La larghezza della lavorazione comunque sarà di 36 cm e il volume del sacco di raccolta 50 litri. Oddio, va bene, lascio a voi i commenti per quanto riguarda questo tipo di scheda tecnica. Più in basso nella stessa pagina invece troviamo un tagliasiepi telescopico, manuale ovviamente, delle grandi forbici con l'impugnatura telescopica. Basterà premere questo tastino per poter allungare l'impugnatura, quindi poter arrivare più in alto. Avrà una lunghezza della lama di 170 mm, una capacità di taglio di 6 mm e una funzione telescopica che ci permette di decidere la lunghezza dell'impugnatura su 4 livelli da 62 a 77 cm, a costo di 14,99 €. Ancora sulla destra in alto troviamo vernice per legno, un flacone da 5 litri per tutti i tipi di legno in ambienti esterni, inodore e priva di solventi, colore noce. Ancora più in basso, sempre nella stessa pagina, invece troviamo una pistola termica a braccio lungo 2 in 1, regolabile su 3 temperature, testa dell'attrezzo girevole, utilizzabile anche come bruciatore diserbante. E infatti questa impugnatura così lunga ci permette proprio per utilizzarla in basso. Il massimo flusso di aria sarà 500 litri al minuto, invece la temperatura sarà regolabile su 3 livelli, 100, 350 e 650 gradi. Il cavo di alimentazione avrà una lunghezza di 3 metri e sarà possibile rimuovere questa impugnatura nella parte posteriore, girare il corpo dello stesso utensile e trasformarlo quindi a forma di pistola. E all'interno di un laboratorio un utensile di questo tipo torna davvero utile. Io l'ho utilizzato tantissime volte per le guaine termorestringenti, per deformare qualcosa in plastica, per staccare degli adesivi, insomma gli utilizzi, i campi di impiego di questo utensile, una pistola termica, sono davvero infiniti. In questo caso specifico, avendo anche l'ugello per poter diserbare, avendo l'ugello specifico per esempio per accendere il fuoco, perché si può utilizzare anche per accendere il fuoco con una carbonella. Poi ci sono altri tipi di ugelli a spatola, insomma è davvero un utensile che ci permette di sfruttarlo in diversi modi. Ed era tutto qua. Questa volta, per questa settimana, solo questi 4 articoli: l'idropulitrice sui accessori, questo misterioso utensile che funziona con i dati dell'idropulitrice, anzi del set per l'idropulitrice, e poi questi altri che vi ho appena letto. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Vi ricordo di iscrivervi nel mio canale Telegram, vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione, poi vi lascerò anche il link degli articoli che ho già recensito, quindi vi aspetto nel canale Telegram dove troverete offerte, novità, informazioni sul canale, i video che usciranno e tanto altro. Adesso, visto che sono le 11:20, vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video, vi invito ad iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella qua giù, cliccare sul tastino mi piace, insomma ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!